Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele con questo nuovo appuntamento. Costruisci la casa del papero più famoso del mondo. Infatti è arrivata con Topolino la casa di Paperino. Questo è il secondo numero, quindi il numero 2. Per completare la casa sono necessari 6 numeri. Il prezzo di ogni numero è di 9,90 €. Eccolo qui. Abbiamo visto già la prima uscita. Per chi se la fosse persa e ha piacere, andate a vedere il mio video precedente, lo trovate sul mio canale nella playlist. Poi ci sarà la terza uscita. Aspettate che vedo se riesco ad appoggiare il telefonino, così abbiamo un'immagine meno mossa. Ecco qui. Dicevo, avremo la terza uscita. Il 30 marzo sarà disponibile, dove avremo il piano interrato con il covo di Paperinik, dove all'interno avremo il mobile con 3 volti intercambiabili, paperoga, paperone e l'altro non me lo ricordo, se mi verrà in mente ve lo dirò. Abbiamo la teca in vetro che è in plastica trasparente con all'interno l'abito di Paperinik, perché questo è il suo covo segreto, non ve lo dimenticate, e tutto il suo computer qui. Poi la quarta uscita, eccola qui, conterrà qui, qua, il tetto e la scocca. Nella quinta uscita, che uscirà il 30 marzo, abbiamo il set, l'amaca e Paperino sdraiato. E poi nell'ultima uscita, la sesta, che sarà disponibile dal 5 aprile, avremo Paperinik e la 313 completa. Quanti personaggi abbiamo in tutto? Abbiamo qui, qua, abbiamo Paperino sdraiato, che poi andremo a vedere dove potremo collocarlo, perché ci sono diversi punti dove potreste divertirvi con i vostri amici a giocare. Ovviamente mi rivolgo ai più piccoli, anche se magari qualche adulto, ma no dai. Comunque tornare bambini sotto quell'aspetto è sicuramente una cosa positiva. Quindi dicevo, qui, qua, Paperino sdraiate sono 4, Paperino in piedi 5, Paperinik in piedi 6, e poi non ci dimentichiamo che abbiamo anche il soggetto 7, anche se non è una papero, ma è solo il vestito di Paperinik nella teca. Quindi queste sono le cose che ci verranno date. La macchina, avremo la 313 e la 313X di Paperinik, e questa ovviamente di Paperino in abiti civili, non da supereroe, ma non ci verranno date 2 macchine complete, ma soltanto una con 2 carrozzerie diverse. La 313X ovviamente e la 313, dove basterà staccare il primo pezzo sopra e intercambiarlo con l'altro, quindi avremo soltanto il pezzo sotto, ne avremo uno con le ruote e 2 carrozzerie. L'amaca sarà basculante, guardate che meraviglia, e stavo guardando se potevo darvi qualche altra notizia. Armadio segreto con ascensore manuale, come abbiamo detto già nel primo numero, che va appunto dal covo di Paperinik, dove c'è l'armadio, fino ad arrivare al garage, con questa leva che noi possiamo muovere su e giù manualmente. Troppo bello ragazzi, veramente una cosa che non può mancare per gli amanti del genere. Le aperture dei vari piani saranno a ventaglio, vedete la direzione delle frecce a destra o a sinistra, dove così ci potrà permettere di apprezzare ancora di più l'interno di ogni piano. Il tetto sarà apribile, basculante, così come anche il garage. E adesso andiamo a vedere il primo piano, quindi la seconda uscita di questa casa di Paperino. Andiamo a vederla subito. Conviene aprirla qui sempre dove c'è scritto Paperino in ogni numero, perché abbiamo il pezzo di cartone che è più lungo rispetto al blister. Basterà fare così.
Fate attenzione a non tagliarvi per i più piccini, fatevi aiutare da papà o mamma o da tutte e due, perché sicuramente ameranno anche loro questa casa di Paperino, così come tutto quello che riguarda il topolino. Ok, mettiamo via questo, spostiamo un attimo questo, andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci danno in questa seconda uscita. Ecco qui, voilà. Sicuramente troverete la plastica un po' con del bianco che sembra un po' di farina. Prendete uno straccio imbevuto semplicemente di acqua, lo strizzate bene, glielo passate sopra e lei andrà tutta via. È la lavorazione della plastica, niente di preoccupante. Che bello questo, è da vedere subito, guardate che meraviglia. Questo è l'armadio segreto di cui vi parlavo prima, dove poi Paperinik dal piano interrato, che dobbiamo ancora ricevere, verrà su con l'ascensore e chiaramente non sarà più vestito da Paperinik ma da Paperino, perché questa è la camera di Paperino, dello zio Paperino. Qua invece abbiamo, vedete, i 3 letti, tutto colorato a mano, ragazzi, tutto colorato a mano. È veramente fatto bene. Addirittura ci sono le pieghe delle coperte, i cuscini sembrano veri, è bellissimo il lenzuolo azzurro. Vedete? Abbiamo il posto di qua che è verde, di qua che è azzurro e di qui che è rosso, così come le loro 3 sedie. Poi abbiamo una cassapanca, una cesta con all'interno inserita una chitarra, vedete, si vede il manico e la cassa qui, una palla e quest'altro pezzo che non so cosa sia. Abbiamo il computer, guardate che meraviglia, con la scrivania e i cassetti dei colori, ognuno, 2 cassetti per ognuno dei 3 paperini, dei nipotini di Paperino, di qui qua. Poi abbiamo, chiudiamo l'armadio segreto. Volevo solo dare un'occhiata a questa porta. Allora, non vi conviene, secondo me l'hanno fatta apposta così, non si può chiudere la porta, Non si può chiudere la porta perché poi fate fatica ad aprirla e i bambini non riescono a giocarci e magari la rompono, quindi lasciatela così che è bellissima, così è facile da aprire e da chiudere, vedete? Nessun problema. Poi abbiamo nella camera di Paperino il mobiletto qui con un cassetto, la bajour. Abbiamo il lavandino, guardate che meraviglia, con il colluttorio e il rubinetto. La vasca con il rubinetto, tutto dipinto a mano, si vede. Le finestre sono tutte libere, senza vetri. Qui abbiamo dove andrà poi collocata, dove andranno collocati i 2 perni, vedete, 1 e 2 qui, 1 e 2 qui, e sarà quello che poi consentirà al tetto di andare su e giù e poter guardare l'interno appunto di questo piano. Un attimo solo, eccoci qua. Sono andato ad aprire Topolino, così ho guardato la pagina dove potrò farvi avere altre notizie. Qui abbiamo la canna a fumare del camino che continuerà chiaramente poi con i piani sotto. Abbiamo la tubazione, guardate che bella, la tubazione dell'acqua. Qui abbiamo il vano scala che continua e qui, come vi ho detto, la tromba dell'ascensore poi che porterà dal piano interrato segreto di Paperinik fino al piano qui
che poi Paperino in abiti appunto civili uscirà per potersi godere il meritato riposo dopo una giornata da supereroe. Allora, andiamo a vedere. Questo è quello che abbiamo montato nel primo numero. In realtà non c'è nulla da montare, ecco, è più corretto che io dica abbiamo trovato. Bellissimo, tutto dipinto a mano. Quello che è in plastica colorata non dipinta a mano è la cancellata, quello che vedete grigio, il verde qui e le parti rosse e marroni. Tutto quello come la buca del lettere, la pompa dell'acqua, i pensili, il forno cottura, lavandino, forno, frigorifero, il posto di qui qua è Paperino, il tavolo addirittura ha le gambe dipinte, il divano di Paperino, il telefono, la bajour, il televisore, è tutto dipinto a mano, bellissimo. Questo invece è una stampa, non è un adesivo, così non si staccherà mai, è una stampa. Ok, andiamo a vedere adesso questo. Lo possiamo inserire sia così che così, non cambia nulla perché questa è la stessa distanza, è perfettamente a metà. Ah no, aspettate, qui abbiamo questo, un attimo, guardiamo, faccio prima provare. No, stavo controllando, però scusate, vi faccio vedere. Siccome qui abbiamo, vedete, una rientranza che in altri posti non abbiamo, pensavo che avesse un senso averla fatta, però vedo che non è un problema, basta inserire questo qua dentro e questo qui, che ovviamente metteremo dopo. Eccoci di nuovo qua con questa splendida casa di Paperino. Ho controllato solo perché mettendo ovviamente questo all'interno, vedete qui abbiamo un foro all'interno qui del perno, rimane sospeso, ma semplicemente perché manca il piano interrato. Adesso vi faccio vedere, vedete, poi spostiamo Paperino se altrimenti si fa male. Vedete, questo poi andrà anche a prendere il piano interrato per poter poi consentire a questo di girare, far vedere all'interno del piano interrato e successivamente vedete cosa succede. Ok, ecco qua, vedete, si incastra perfettamente. Noi per vedere poi l'interno basterà fare questo lavoro, ecco qui, ed è bellissimo, non è plastica scadente, fidatevi, è veramente fatta bene, è bellissima. Se vi piace acquistatela perché è veramente bella. Adesso sfiliamo un attimo questo. Guardate, tutto combacia perfettamente bene. Qui, come vi ho spiegato, abbiamo la linea che poi continuerà anche nel piano semi-interrato, dove ci sarà poi l'alloggio, diciamo l'alloggio, il ripostiglio segreto di Paperinic. Guardate che bello. Ma i colori poi, bellissimi. È bellissima. Ragazzi, è bellissima. Ho avuto fortuna a trovare 2 numeri in una sola edicola, perché tutte quelle che ho girato c'erano dei numeri prenotati e non me li davano. Addirittura uno ne aveva avuti diciamo come richiesta 7, se non sbaglio, 7 primi numeri e secondi numeri, figuriamoci.
Infatti quando ho chiamato per chiedere avete ancora disponibile il numero 1 o il numero 2, mi ha detto lei è uno di quelli che ha prenotato, e faccio no, e allora no, ne ho 7 numeri ma tutti prenotati già, quindi figuriamoci, bellissimo. Poi alla fine, ripeto, saranno meno di 60 euro, che non è che sto dicendo che è poco, però considerando che abbiamo il Topolino, parlo sempre per gli amanti del genere, è ovvio che chi non è interessato, e non so chi potrebbe non essere interessato a Topolino, che è meglio della Nutella, perché qualcuno che non mangia Nutella c'è, ma qualcuno che non abbia letto almeno un Topolino non credo, non credo. E quindi dicevo c'è anche il Topolino e in più abbiamo questa bellezza, cioè qua sono già 2 numeri e vedete già quanto è bello. Ovviamente non gira perfettamente perché manca questo che dovrà essere inserito, come vi ho detto prima, quando andremo a ricevere anche il piano semi-interrato di Paperinicche, dove all'interno andiamo a vedere cosa ci dicono. Ecco qua, guardate, all'interno troviamo il computer, anche questo sicuramente tutto dipinto a mano, abbiamo un mobiletto, abbiamo 3 volti, Paperone, questo sembra Paperoga, l'altro non riesco a vederlo, e poi abbiamo la teca che simula il vetro ovviamente in plastica, con all'interno il costume di Paperinicche, di questo grande supereroe, che è tanto in gamba quando veste i panni da supereroe, ed è tanto sfortunato e, come si dice, impacciato, ecco, su tutto quello che invece riguarda la vita civile. Però come si fa a non amare Paperino? Come si fa? Non è possibile. Poi, come potete vedere, questa è la casa completa, abbiamo il camino, qui abbiamo l'entrata della 313X, e l'unica cosa, vabbè, manca la rampa d'uscita della macchina, ovviamente, però è un diorama questo, ragazzi, bambini, è un diorama, per cui è bello così, Se volete giocare lo potete fare all'interno della casa, che c'è veramente di tutto e di più. Come ho detto nel primo numero, guardate, tutto è in scala perfettamente. Paperino entra tranquillamente nell'armadio perché è più basso dell'anta, lo mettiamo davanti al lavandino e sta bene, l'altezza è giusta, lo mettiamo qui, anche se questa è la stanza di Quicco e qua, ma è lo zio e potrà anche aver diritto ad entrarci. Ecco qui. Se poi andiamo a spostare questo, guardate, immaginatevi Quicco qua seduti alla stessa tavola con lo zio Paperino, bellissimo. Quindi anche questo è fatto benissimo in scala. Il divano ci sarà poi Paperino sdraiato, come abbiamo detto, e si potrà sdraiare sopra, che non è questo, lo riceveremo. Anche l'altezza del tavolino è perfettamente in scala con la figura di Paperino, e guardatelo anche davanti al lavandino in cucina, che ci sta perfettamente bene. Qui abbiamo la pompa dell'acqua, la porta si apre solo verso l'interno, almeno io non voglio sforzarla verso l'esterno, non l'aprite perché la battuta, vedete, è così, quindi apritela solo verso l'interno. Guardate che bello. Anche questo
verso l'esterno. Come ho fatto notare, che è una cosa molto simpatica, nel primo numero, che è appunto questo, abbiamo la buca delle lettere che sborda fuori con tutte le lettere ricevute, che sicuramente più che cambiali e spese da pagare non possono essere per il nostro sfortunato amico Paperino. E ricordatevi sempre che la porta qui basculante del garage, un attimo vi faccio vedere una cosa, ecco qua, se la lasciate lei cadrà giù, questa cade giù, vedete? Adesso non cade, che bello, andate a vedere il primo numero, cadeva. Comunque vi faccio vedere una cosa, per bloccarla, se non vi rimane su, se vi rimane su bene, per bloccarla basterà, una volta arrivati qua, spingerla appena appena all'interno, appena appena, pochi millimetri, e lei non scende più. Ecco qui. Ragazzi, genitori dei bambini, se avete piacere iscrivetevi al canale di Michele Armonica, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ricordatevi che nel canale c'è anche una playlist per i più grandi, dove potrete trovare collezioni di montaggio che non sono ovviamente destinate ai bambini, perché bisogna essere adulti per poterle costruire, mentre per questo sicuramente è per i bambini e per noi che siamo cresciuti ma siamo comunque rimasti, sotto certi aspetti meno male, ancora bambini. Michele vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video, che uscirà, come abbiamo detto, un attimo solo perché non mi ricordo tutto. Il prossimo video uscirà dal 6 aprile in poi, chiedo scusa, dal 30 marzo in poi, e che conterrà la terza uscita con il piano interrato con il covo di Paperinic. Come abbiamo detto prima, questo qui. E secondo me sarà bellissimo anche quello. Non vedo l'ora di vedere la teca cilindrica con all'interno il vestito del nostro supereroe. Bene ragazzi, Michele vi saluta, vi auguro una splendida giornata, a voi bambini, a voi ragazzi e a voi genitori, e mi raccomando bambini, fate i bravi, perché per chiedere a papà e mamma di comprarvi questo bisogna anche meritarselo, ma sicuramente voi siete stati bravi e papà e mamma, sempre se potranno, vi accontenteranno. Perché ricordatevi che papà e mamma hanno tante spese e quello che possono fare fanno. Non possono fare quello che non sono nella possibilità di fare. Lo so, sembra un po' difficile come ragionamento, però ricordatevi sempre che papà e mamma vi amano e se possono accontentarvi non serve neanche che glielo diciate 2 volte. Basterà soltanto chiederlo e se possono lo faranno. Ciao bambini, ciao ragazzi, e a voi grandi un abbraccio a tutti, a voi e a tutti i vostri cari più cari, e arrivederci al prossimo video. Ciao da Michele.